Funziona? Ecco, adesso dovrebbe funzionare. Aspetta che metto la videocamera. Faccio tac e tac. Ecco qua, mi vedete? Facciamo. Ecco qui. In teoria dovreste vedermi. Senza buttare giù tutto. Perfetto. Eccoti Marti, come stai? Tutto a posto? Metlan, Nico, Matteo. Aspetta che tolgo. Volevo solo vedere se si vede e si sente bene. In teoria si vede e si sente bene. Eccoti qua, buonasera. Vediamo se funziona anche su Twitch. Perfetto. Perfetto, perfetto, perfetto. Ecco qua, ti sentiamo e ti vediamo perfettamente, grande Nico. Come state ragazzi? Tutto a posto? Tutto bene, tutto bene? Tutto bene, dai. Ottimo, ottimo. Ok, allora qui funziona tutto perfettamente. Qui a posto, l'audio si sente. Matteo, funziona anche di qui, perfetto. Perfetto, grande Matteo. Hai visto che adesso su Twitch compare a sinistra la cosa? Metterla nella prima live che riesco a seguire di persona, ma ti seguo sempre offline, grande Metland. Allora, le live funzionano così, adesso le ho iniziate da poco, quindi cerco di inserire pian piano un palinsesto, vari format, eccetera, e stasera anche in teoria, se volete facciamo qualcosa, potete anche consigliarmi qualsiasi cosa che volete fare, se no pensavo anche di tipo reagire ad alcune cose che mi dite di reagire, quindi vedere qualche video insieme, oppure se volete che guardo qualche canale insieme a voi lo commentiamo. Però comunque c'è sicuramente lettura della chat, quindi vi leggo sempre, vi ascolto, chiacchieriamo insieme di qualsiasi cosa, quindi anche te, qualsiasi cosa hai voglia di chiedere o di cui hai voglia di parlare, sono qua, disponibile. La live è sia su il tubo che su Twitch contemporaneamente, quindi a volte vedrete la chat qua e sarà quella di Twitch dove ho appena aperto il profilo, quindi al momento non ho molta gente che guarda lì. Buonasera grande Marco, buonasera Alberto, come stai? Martedì sera prossimo c'è l'Apple Event. Lo guardiamo in solitario o si guarda assieme? Ah, 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 ah. È vero che c'è l'Apple Event. A che ora è? A che ora è l'evento Apple? Evento Apple 2025 settembre. 9 settembre. Sarà come il solito, alle 7 immagino. Alle 19? No, dai, alle 19 è presto, ci può stare. Possiamo commentarlo, se volete. 19 è presto per la live. Però, siccome farò la live circa dalle 9, 9 e mezza, potremmo commentarlo insieme dopo, no? Che dite? Dai, ci sta, bellissimo. Dai, martedì prossimo allora commentiamo insieme l'evento Apple e l'iPhone 17 e tutto quello che è successo. Anche perché in realtà voi magari non lo sapete, ma è una mia piccola passione. Io ho fatto, quando ho fatto il liceo, ho fatto la tesi su Steve Jobs. Mi piaceva proprio l'innovazione, la tecnologia, il vedere
l'innovazione proprio tecnologica come senso dell'essere umano che va avanti. Mi è sempre piaciuto tanto. Ah, una cosa, prima che mi scordi, volevo dirvi a proposito delle donazioni. È praticamente una cosa un po' tecnica, è un'info che magari io ve la dico, la butto lì sul tavolo e poi vedete voi cosa farne. Perché l'altro giorno stavo guardando le pazzie di Matteo che mi ha inviato le donazioni nelle live precedenti su YouTube. Stavo guardando le donazioni, eccetera, e a un certo punto ho visto una cifra che non era compatibile. E dicevo, ma cos'è successo? E ho scoperto che YouTube praticamente si prende tipo un 30% e ci sta, insomma è anche giusto, ma che se lo fai tramite un dispositivo Apple, quindi tipo tramite l'app, se fai una donazione, se qualcuno fa una donazione tramite l'applicazione di YouTube, quindi tramite l'App Store praticamente, tramite Apple, praticamente Apple ti prende un ulteriore 30% anche delle donazioni. Questa non la trovo una cosa molto giusta. Che YouTube prenda una parte ci sta, però che Apple anche si prenda una parte solo perché si usa l'applicazione tramite l'iPhone, penso che non sia giusta. Quindi quello che posso dirvi, secondo me, se in futuro avrete voglia di farmi ovviamente una donazione, è sempre arrivo, sempre ovviamente se volete, non è... cioè, sto parlando ovviamente solo per informazione, per dirvi questa cosa, perché ci tenevo, anche perché mi dispiace anche che magari qualcuno, non so, doni e pensi che, non so, 5 euro che ha donato, 10 euro che ha donato vadano tutti a me come supporto, e invece sappiate che c'è quella cosa, anche per trasparenza, ve lo dico, in modo tale che se in futuro avrete voglia di, invece di fare le donazioni tramite l'App Store, quindi tramite l'applicazione sul telefono, e provo ad alzare un po'. Gaetano, scusami, ho sentito, ho visto adesso. Provo ad alzare un po'. Beh, sto parlando basso, però adesso dovrebbe andare un po' meglio. Fatemi sapere per il volume. E per quanto riguarda le donazioni, se riuscite a fare da web, meglio, sia per me che per voi, così evitiamo un passaggio extra. È solo un'informazione tecnica che volevo dirvela per trasparenza, anche perché è un peccato, perché sono letteralmente soldi dati così a caso a qualcuno che non è tra me e chi dona, quindi è un po' così. Va bene. Allora, ciao a tutti, ciao Gaetano, Enser Enser. Roma capitolina del orgoglio della gioventù romana. Grazie, grazie anche per il primo messaggio nella chat. Mi candidai settimo, Nico. Per cosa? Marco, lo stesso nome sul canale Viola? Sì. Stesso nome, Marco del 97. Alberto. Giuro col volume del cellulare alto ma ti sento basso, adesso dovrebbe andare un po' meglio, cosa dici? Adesso in teoria dovrebbe essere un po' meglio, sì meglio, perfetto. Marco, vediamo, magari così, 4.4, così forse un po' alto, un po' troppo alto. Marco, una domanda che magari sei più pratico di me. Si può attivare una notifica che mi segnali quando qualche YouTuber comincia la live? Certo, certo, si può attivando la campanella quando vai sul profilo di una persona. Adesso, tu probabilmente adesso hai, non so se stai guardando dal telefono o dal computer, però hai l'immagine, cioè lo schermo con il video, sotto dove c'è iscriviti, eccetera, c'è una campanella. Se tu clicchi sulla campanella, fai attiva le notifiche o attiva tutte le notifiche, dovrebbe anche arrivarti la notifica delle live. Alcuni usano un server Discord che è quello che volevo raccontarvi anche stasera, che ho aperto, magari ve ne siete già accorti, un canale Discord. Me l'avete consigliato e siccome siamo ormai una sorta di famiglia, siamo sempre tra di noi, ho detto, sai cosa, dato che sì, posto ovviamente gli aggiornamenti sulle storie di Instagram, posto gli aggiornamenti su YouTube e dappertutto, però ci tenevo magari avere anche una sorta di nostra chat e quindi ho aperto il canale Discord,
ho qua sotto in descrizione, lo vedete sotto in descrizione al video se non siete iscritti. È un'applicazione per chi non conoscesse Discord dove c'è il mio server, ognuno ha un server che è un po' tipo un canale, ho il tuo server e ci sono varie chat, vari canali dentro il server. E io ho semplicemente due canali, ho chat dove scriviamo, tutti possiamo scriverci tra di noi, darci aggiornamenti, poi ho updates che è aggiornamenti e poi contenuti, content. E lì metterò content, ho messo un bot che praticamente riposta in automatico i contenuti che posto, quindi è un po' un recap dei contenuti, dei miei contenuti che posto sul canale, eccetera. E chat dove chattiamo e updates e metto gli aggiornamenti per le live, quando postare, quando non postare, eccetera. Quindi se volete iscrivervi per rimanere aggiornati su queste cose o anche per avere idee e tutto, Discord è lì sotto. Ah, mi candidai settima alla progettazione di un Apple Store. Grande, Nico. Pazzesco, gli Apple Store sono tanta roba. Io ho lavorato in un Apple Store. Matteo Marco mi era andato in palla il video e non ho capito la storia delle donazioni, scusa. Figurati Matteo, allora molto in breve, semplicemente mi sono accorto guardando le cose le entrate, che praticamente quando fai una donazione sul tubo, sul canale, YouTube si prende una parte ovviamente e ci può stare, ma ho scoperto che se la fai tramite il telefono, quindi l'iPhone ad esempio, anche Apple prende una parte della donazione. E questo è un po' strano secondo me, perché insomma è un po' un peccato che una persona, non so, magari doni 10 euro a un creator che gli piace e in realtà non sa che quel creator non gli arrivano a lui tutti i soldi. E quindi vabbè, YouTube ci sta, però la cosa della doppia tassazione secondo me è un po' così. Quindi semplicemente è una cosa un po' di trasparenza che volevo dirvi, un po' tecnica, che se in futuro avrete voglia magari di fare una donazione, se la fate tramite computer, quindi senza utilizzare l'app dell'iPhone, se la fate tramite il computer nella live, si evita una di queste tassazioni, sia per me che per voi. Quindi è anche per non buttare via i soldi, parte dei soldi, ecco. Era una cosa un po' una cosa tecnica, ecco. Marti, però sto facendo pratica su Discord, sono riuscito a capire qualcosa grande, ma in realtà Discord è semplicissimo, un po' come Skype della generazione Z. Lo usano tanti streamer. La chat Discord è bella idea, ma devo scaricare l'app? Penso che ci sia l'app, sì. Sì, sì, sì. O anche sul computer. Ciao a tutti, ciao Adriano. Che bella t-shirt, un tatuaggio simile al disegno che è raffigurato, sai, grande Sara, sono le carpe koi. Che poi koi vuol dire carpa. E guarda dietro, non la metto mai questa maglietta. Però, guarda, si vede. Me l'aveva regalata un brand, non le metto mai perché non mi piacciono tanto le stampe, però ho detto, beh, cambiamo, dai. Tra l'altro avete visto i capelli? Ho tagliato i capelli. Ciao a tutti. In Discord fu una mano per studiare con i miei colleghi durante la pandemia grande. Gaetano Samsung ci sta. Comunque, sì, ho tagliato i capelli, ho detto, vabbè, sai cosa? Li ho tagliati un po' perché prima erano un po' troppo lunghi dietro e c'era troppa differenza tra davanti e dietro. E quindi facevano un po' effetto piatto e poi tutto in fondo. Volevo... Ha iniziato a seguirmi, grazie mille. Bellissima, hai visto? Ho messo la... ho messo la- l'animazione. E adesso rispondo, Bartolo. Scusami. E ho tagliato i capelli, subito ti viene un colpo al cuore. In realtà li ho tagliati, ma non tanto. Ovviamente li ho tagliati un po', volevo fare meno differenza tra davanti e dietro, in modo che siano tutti un po' più stabili, cioè un po' più uguali, e poi dietro li ho voluti alzare un po'. Li ho voluti alzare un po' in modo tale che fossero meno pesanti sotto e un po' più pieni, e pian piano continuerò a fare questa cosa, anche perché era da un anno che non li tagliavo e ogni tanto vanno messi a posto. L'avevi mostrato in una reel, se non ricordo male, ho dato il taglio dei capelli, sì, hai visto? Come superi l'ansia? Bartolo Costa. Non dando troppo peso ai pensieri. Quando noti che sono i pensieri che ti danno ansia, perché è qualcosa che in realtà non esiste, ma è che forse esisterà in futuro, ti accorgi che è un'autocreazione. Quindi nel momento in cui ti accorgi che è un'autocreazione, puoi anche farci quello che vuoi. So che non è facile perché è una cosa abbastanza inconscia all'inizio. La meditazione aiuta molto a rendere consce queste cose, però diciamo che la cosa che ha aiutato me è proprio meditare, cioè diventare conscio dei miei pattern mentali. Quando ho iniziato a vedere i pattern mentali un po' più facilmente,
Semplicemente quando vedi che arrivano tutti questi pensieri alla mattina di ansia, di cose, paure e ansie di cose che non esistono ancora o che esistevano in passato, semplicemente invece che dargli peso, dargli troppo peso, li vedo passare come se fossero dei pensieri normali, senza esagerarli nella mia testa. Niente di più, niente di meno. Marti, fin quando non ti viene la pazzia di tagliarli tutti va bene. Esatto, non saresti tu senza i capelli lunghi, è vero. Matteo, stai utilizzando ancora il panno per il viso che avevi acquistato direttamente al Giappone un po' di mesi fa? Miglioramenti? Lo utilizzo una volta a settimana al momento. E miglioramenti noto che secondo me è molto utile come scrub, non è il santo graal della skincare, però ci può stare. In realtà lo utilizzo ogni tanto anche per il corpo, ho notato che dopo la doccia per il corpo non è male. Gaetano, come superare la frustrazione e rabbia per eventi del passato? Idem, stessa cosa per quanto riguarda l'ansia. Tutte queste cose qua sono emozioni. Le emozioni arrivano, l'emozione è un po' la manifestazione fisica di un pensiero. Quindi se io penso a cose che mi danno rabbia, automaticamente la rabbia si crea. È quello che senti dentro il corpo come il tuo pensiero. Quindi potenzialmente se tu potessi scegliere a cosa pensare, ti creeresti dei pensieri che non ti danno rabbia, ma che ti fanno stare bene. Quindi quando diventi un po' più conscio dei tuoi pattern mentali, in realtà riesci semplicemente un po' a evitare quelle cose, che non vuol dire evitare la rabbia, vuol dire semplicemente non farla arrivare se non serve. A volte serve la rabbia, come tutte le emozioni, a volte servono, però stessa cosa. Quindi disidentificandoti pian piano con i tuoi pattern mentali, ti è molto più facile vedere queste cose da lontano. Se le vedi da lontano ti accorgi quanto a volte sia inutile, ti fa solo star male, è un veleno che ti auto innesti? Inietti, inietti. Sara, quanto è importante non farsi influenzare dai vari problemi che la vita può presentarci? Quindi in poche parole, quanto è importante non farsi influenzare da ciò che c'è al di fuori di noi? È importante non farsi influenzare se non vuoi farti influenzare. L'importante è avere la scelta. E penso che al di fuori le cose possono influenzarti, ma comunque le vivi dentro di te. Cioè sei comunque responsabile. E quando capisci questa cosa fa paura, ma allo stesso tempo è un grande senso di liberazione. Perché se tutto quello che accade fuori di te. Sul canale Viola ti ho trovato, sono Gru, grande Gru. Grazie, grazie mille Alberto. Adesso rispondo tutti, eh. E se succede qualcosa al di fuori di me, un evento succede, come rispondo io a quell'evento? Comunque è qualcosa che sento dentro di me. Cioè la mia esperienza di quell'evento non è fuori, è quello che accade dentro di me, no? Quindi se posso influenzare o un attimo essere conscio di come io rispondo a quelle cose invece di reagire in modo compulsivo, posso scegliere come avere l'esperienza della mia vita. Quindi puoi farti influenzare se vuoi farti influenzare, ma puoi farti influenzare come vuoi tu. Ho comprato da poco Il coraggio di non piacere, grande, bellissimo libro. Mimo Gennari, ciao Marco, mi consigli 3 profumi da uomo versatili che vanno bene in qualsiasi stagione? Designer, ti consiglio Versace di Lamblou, ti consiglio Bleu de Chanel e ti consiglio Terre d'Hermès. Strepitoso, grazie mille del consiglio, grande scoperta. Grande Madeline. Sono contento che ti piaccia, è pazzesco come libro. Manuel, cosa pensi di dottor Valerio Rosso? Ho fatto una critica pesante su Brian Johnson, il suo progetto definendolo una farsa, priva di fondamento scientifico, mi risulta molto critico sul biohacking. Te cosa ne pensi? Manuel, penso che siano persone che non conoscono Brian Johnson. Non è per difendere Brian, ma a livello oggettivo, se una persona segue onestamente quello che fa Brian Johnson, è semplicemente e trasparente e voglia di trovare una soluzione e di arrivare a un livello più alto a livello di evoluzione umana. Semplicemente Brian, lui ha fatto quello che voleva nella vita e adesso ha i soldi e cerca tutti i modi per arrivare alle biometriche migliori possibili. E penso che noi italiani siamo molto bravi a criticare soprattutto chi ha fama internazionale perché sono lontani e non possono rispondere. Quindi penso che soprattutto uno che è un dottore che dice ma scusa io so tutto, faccio tutto, ho imparato tutto e poi arriva qualcuno che non è un dottore e fa quelle cose e gli dà fastidio. Quindi penso che sia un meccanismo di autodifesa di questo signore. Ho visto il video di questo dottore
Ma invito a conoscere meglio Brian, perché io seguo Brian da tanto tempo e lui condivide gratuitamente tutto quello che fa, tutto il suo protocollo, quindi non ha da guadagnarci qualcosa, sì ha il Blueprint, che è questo integratore che uno se vuole può comprare, ma lui fa vedere quello che fa senza per forza utilizzare il Blueprint, ma comprando anche le robe che vuoi tu, come si allena e tutto. Quindi in realtà, e in più ricordiamoci che Brian Johnson è l'uomo più misurato al mondo. Cioè lui non è che si è inventato ste cose e le fa. Lui a livello oggettivo prendo le cose, circondato da un'equipe di medici professionisti, quindi non un medico a caso, di medici professionisti, tanti, provano, testano, fanno fino a che non trovano le cose che funzionano, le utilizzano e vanno avanti. Libro che mi consiglio di leggere a 18 anni, Il potere di adesso. Grande Alberto. Ma te hai mai avuto un'esperienza spirituale che non riesci a spiegare? Sì. Sì, Matteo. Anzi, in realtà che non riesco a spiegare, forse no. Però esperienze interiori molto forti le ho avute da quando ho iniziato a meditare o anche quando sono andato in India. Quando sono andato in India ho avuto esperienze abbastanza intense. Gaetano, sono d'accordo, ma la rabbia e le frustrazioni sono ferite. Capisco come vivere il presente sia una chiave di guarigione, ma ci sta un senso di giustizia interiore che è difficile da limitare. Ma il tuo giustizio, mio pensiero, ma figurati, ma si può parlare di quello che volete, non preoccuparti. È vero, ma il tuo senso di giustizia interiore è sempre dato da un condizionamento del passato, quindi è sempre comunque un pensiero. Cioè capisci che per quanto tu possa essere stato influenzato dall'esterno, quindi avere una ferita, è comunque autocreato, è comunque un pensiero, è comunque un'emozione generata da un pensiero che sì, è stata in reazione a qualcosa, ma è comunque autocreato. Quindi la responsabilità di rispondere a queste cose è comunque qui presente oggi. Fede, ciao, ti è mai capitato di perdere il controllo? Molto tempo fa, sì. È da un bel po' che non... Anzi, quando... Anzi, non... Cioè, perdo il controllo molto spesso, ma in modo controllato. Perché a volte è anche divertente, no? Se è conscia come cosa. Soprattutto in alcune situazioni... Non hai attivato le subs, canale viola? Non posso ancora perché ho pochi iscritti. Non posso ancora. Posso attivare le subs quando ho su Twitch, mi sembra 20... una ventina di iscritti e 3-4 persone che guardano la live per tipo qualche volta. Quindi ragazzi, andate su Twitch e guardate la live da Twitch. Scherzo, fate quello che preferite ovviamente. Gaetano, Brian, ho trovato letteralmente in se stesso la motivazione per i suoi obiettivi. Quando dici pensa a te, dovrebbe venirti in mente sempre lui. Ha trovato letteralmente in se stesso la motivazione per i suoi obiettivi. Quando dici pensa a te, dovrebbe venirti in mente sempre lui. Vero, poi in realtà magari parte sempre da complessi, da cose successe in passato. Però in realtà le cose le fa molto bene, cioè non c'è niente da fare. Cerca di essere oggettivo, siccome non è oggettivo in tutto, però l'80% di quello che fa secondo me è super giustificato e anzi è molto bravo. A me piace, lo stimo molto Brian e ti dico la verità che in futuro, se accetterà, vorrò, perché ci eravamo scritti tempo fa un paio di messaggi e basta, e se in futuro capiterà, mi piacerebbe andare da lui e essere un po' anch'io cavia di alcuni esperimenti. Vantaggi di leggere Il potere di adesso a 18 anni. Il vantaggio è inserirti nella ricerca di te stesso ehm, invece che essere nella tua testa, impari a sapere che c'è un mondo fuori dalla tua testa. E prima lo fai meglio è. La Marti, grande! Bellissimi, bellissimi. Tra l'altro, se venite su Twitch come fa Marti, hai visto? C'è la chat qui in fondo. Cioè, c'è la chat visibile. Hiro Kawasaki, ciao Marco, ma cos'è Twitch? Twitch è la piattaforma forse al momento, diciamo, principale per le live, per fare streaming.
E quindi quando vedete le live qua sul canale, in realtà sto facendo anche una live contemporaneamente su Twitch. Il problema di Twitch è che non ha un modo per essere scoperti facilmente. Quindi non è come YouTube. Quindi le live le fai un po' con le persone che si affezionano a te. Quindi ci vuole molto tempo per crescere. Però a me piace. Trudy, ciao Trudy, come stai? Buonasera a tutti, ciao Trudy. Lei invece, Trudy, è la mia prima iscritta e commentatrice di Twitch. Ok Marco, perdona il mio scetticismo, tu stesso parli di studi di misurazione che fece Brian Johnson con il suo team di scienziati. Ha letto questi studi per valutare se esistono? Allora, io non me li sono letti tutti ovviamente, però se vai sul suo sito c'è tutto. Cioè ci sono proprio le misurazioni, ogni singola cosa è aggiornata giorno per giorno. Poi io non sono un medico, però è anche questione di buon senso. Cioè nel senso, quando ti dice il sonno è la cosa migliore che puoi fare, cioè lui non è che consiglia la pillola magica per diventare pazzeschi, semplicemente l'80% dei suoi consigli sono mangiare bene, dormire bene e allenarsi, quindi ci sta. Una cosa che ho imparato molto bene da Brian Johnson è il misurarmi. Il misurare, imparare a utilizzare molto strumenti di misurazione per capire se sto migliorando o meno in quello che faccio. Matteo, ragazzi, tu su Twitch, facciamo salire Marco. Matteo, tu sei pazzesco. Gaetano, a me Twitch non piace, però è molto chatting, vero? Esatto, cioè gente a cui piace, gente a cui no, ci sta. Anche io tra i due forse il tubo forse un po' lo preferisco, però anche Twitch ha il suo perché. Film che consigli di vedere a 18 anni. Costa. Quello che piace a te. In realtà i film sono molto... Una cosa che sto facendo io, che ti consiglio di fare forse il prima possibile, anche per cultura generale, ma perché in realtà ne vale la pena, vatti a cercare tipo una lista dei, dei film più premiati in assoluto o più famosi in assoluto e guarda quelli inizialmente. Perché ti danno, secondo me, sono quelli che hanno un po' cambiato la storia. Sono quelli che hanno un po' cambiato la, il cinema. Quindi danno una base gigantesca. Matteo! Matteo! È impazzito! È impazzito di nuovo! Madonna, Matteo. You are amazing. Hai anche messo lo Shiba, che tra l'altro è il mio cane preferito. Madonna. Come sempre la storia. Cosa devo fare con te, Matteo? Spiegami. Grazie mille, davvero. Grazie, grazie mille. Anche il fatto che siate un po' su Twitch, un po' su... siete veramente bellissimi. Fare queste live mi sta veramente... Anche proprio a livello di persona, avere questo momento, questa serata con voi mi sta veramente cambiando le settimane. Sono proprio contento. Tra l'altro oggi mi è successa una cosa un po' brutta col bonsai. Io ho un bonsai che mi ha regalato 3-4 anni fa e oggi purtroppo non ce n'è più, se n'è andato il bonsai. Quindi avere questi momenti con qualcuno che ti apprezza, che ti vuole, che ti ascolta è veramente impagabile. Scusate, adesso riprendo la chat, mi ero un attimo... Matteo, grazie, grazie, grazie mille. Aspetta, vediamo. Lo faccio di nuovo, eh. Non lo tengo qua tutto il tempo, però... Ecco, adesso riprendo, scusate. Metland, mi capita spesso di avere un concetto chiaro e limpido in testa, ma faccio fatica a comunicarla.
C'è una differenza tra la limpidezza del concetto che ho dentro e la difficoltà di comunicarla. Consigli? Vero, ti capisco tantissimo. E consiglio tanta... a me ha aiutato molto leggere tanti libri, soprattutto con una bella dialettica, e ascoltare tanti podcast, e a me anche avere il canale YouTube ha aiutato. Gru, Marco, l'ultimo libro che hai letto stai leggendo? Sto leggendo Freedom from the Known di Krishnamurti. Un libro di spiritualità di un saggio che vi ho portato settimana scorsa da guardare insieme. Infatti io Twitch solo il martedì sera o quando c'è qualche stream che mi interessa. Grande le Marti. Vero, vero, vero. Però mi fa molto piacere che lo usi per me. Gaetano! Grande Gaetano! Grazie mille. Grazie mille. Penso che sia anche la tua prima donazione, quindi sei un grande. Grazie mille Gaetano. Eh? No, questo sembra una cosa brutta. Ecco. No, dai, così. Grazie Gaetano per l'oscuramento. Scrivere i pensieri è fondamentale, Metran. Vero, anche scrivere, anche il journaling. Bravo Gaetano. Matteo, ma quanti soldi c'hai? Non devi fare nulla, continua a fare quello che fai. Grande Matteo, sei il migliore. Ah, mi raccomando ragazzi, quello che ho detto prima per le donazioni, eh. Trucchi sul telefono, usi qualche impostazione segreta? Gaetano, ti ringrazio molto. Matteo, era l'unico euro che avevo adesso vado sotto i punti a dormire. Ma no! Allora te lo ribando volentieri, Gaetano. De Marco ospita, Gaetano a casa tua. Va bene, tutti qui. Dovremmo fare un qualcosa offline. Su Twitch leggi qualcuno? No, scusami, su Twitch ho le due chat qua attaccate, quindi leggo sia una che l'altra di chat. Su Twitch segui qualcuno, visto che l'ultima volta abbiamo visto quelli che segui su YouTube. Su Twitch seguo in realtà solamente Dario Moccia al momento. Dario Moccia mi piace. Cultura nerd. Intrattenimento, ci sta, mi piace, è molto bravo lui. Ma guarda, per quanto mi riguarda, sto ricambiando per tutti i momenti in cui mi ha aiutato a livello di stima esteriore ed interiore. Sono molto contento di questo, Marti. Matteo, up, up, up. Marti, raga, tutti a casa di Marco. Piace che commentiate sia da una parte che dall'altra. Sì, Marco, prossima volta da PC, promesso. Perfetto. Ma anche per voi, cioè non lo dico solo per me. Figurati. È perché è un peccato. Colpa dell'Apple. Questa volta. Dai, ospita Gaetano a casa tua. Va bene, vi ospito, ragazzi. Raga, tutti a casa di Marco. Ciao Marco, fai ancora o il pulling oppure hai smesso? Ciao, spirito vincente. Lo faccio tutti i giorni alla mattina. Metran, grazie mille ragazzi. Da ex ragazzo balbuziente è sempre stato drammatico comunicare. Grande Metran. Cosa ti piacerebbe fare offline con noi fedeli? In realtà si può fare semplicemente anche un ritrovo. Si può fare un ritrovo o anche fare o anche fare tipo una sessione, magari qualcosa di magari di meditazione. Si può andare in profumeria, si può fare un giro da qualche parte, si può andare anche in un caffè. Ciao Marco, perdona il ritardo, ma stavo guardando Italia-Spagna di Eurobasket. Grande il Vito, figurati. Ho la chat YouTube con la live Twitch. Bellissimi. Chi ha fatto Italia in Eurobasket? Vediamo quanta gente c'è su Twitch adesso. Che magari mi dà gli abbonati. Vediamo. Twitch. Non so quanta gente c'è connessa in live su Twitch. Vediamo. Al momento 6 live. Grazie, lo sapevo. Al momento su Twitch. Dov'è che posso vederla?
Non lo so. Boh, non lo vedo. Vabbè, andiamo tutti al cinema. Ci può anche stare al cinema. Ha vinto l'Italia, ottimo. Partita molto combattuta. Un giro in profumeria tutti insieme ci può stare, eh sì. Se dovessi iscriverti con una piramide olfattiva, quali sarebbero tre note principali? Aspirina 98, rispondi tutta la chat? Sì, rispondo tutta la chat, aspirina. Benvenuto. E quali sarebbero le tre note principali? Ok, grazie, ciao. Ciao. Oh, sta facendo un ride insieme ad altri 10 utenti. Cos'è un ride? Oddio, ma è bellissima l'animazione. A me fa vedere 4. Scusate, adesso sto riprendendo a leggere la chat. Non so che cos'è un ride. Un ride. Però grazie, Aspirina. Mi fa molto piacere. Come state? Tutto a posto? Allora, ritorno a rispondere a tutti. Allora, se dovessi descriverti con una piramide olfattiva, wow, livelli di profumo, quali sarebbero le tre note principali? Forse ti direi la rosa, mia nota preferita, ti direi l'oud e ti direi l'incenso. Che dici? Partita molto combattuta. Ah, è vero che stasera c'era l'Italia. Beh, Marco, sarebbe bellissimo incontrarci tutti, potrebbe essere interessante. Si può fare qualcosa volentieri, anche offline, ragazzi. Quando dovresti sarebbe di ispirazione, lo comprerei, ovviamente anche se costa più di €1. Ci può stare. Dichi, ciao, praticamente ho finito il live e ti ho lasciato i miei spect. Ma va, ma si può fare sta cosa? Non lo sapevo. Grazie mille. Gentilissimo, gentilissimo. Un grande, grande Dichi. Bella sta cosa di Twitch, perché Twitch è molto difficile da far crescere. È molto difficile. Grazie mille allora, super gentile. Il raid è questo, ah sì, lo puoi fare anche tu a fine live con raid utente. Bello questo, sì, così la gente rimane sulla piattaforma. Ci può stare. Grazie, grazie del consiglio, non lo sapevo. E come mi hai trovato? E come hai trovato me? Marti, sto per tutte le idee, ma lassù non so quanto riesco a raggiungerti. Vabbè, ma magari lo facciamo in un posto dove ci possiamo arrivare tutti, dai. Grande Italia, abbiamo della squadra, l'altro giorno vedevo contro la Bosnia, ma voi lo sapete che io sono per metà bosniaco? Piccola curiosità. Cuori per Dichi, grande Dichi. Tipo quando altre live interrompono, lo streamer manda la sua gente in altro canale. Ah, ok. Gaetano, esperto di Twitch. Buonasera Marco, buonasera a tutti. Ciao Antonio. Marco, ieri dei miei amici hanno cercato in tutti i modi di convincermi a entrare nel mondo anime e manga. Hanno fatto bene il Vitto. Hanno fatto bene. Inizia con Death Note. Bellissimo. Secondo me il primo anime da guardare è Death Note. Clean Man, ciao Marco, sei tifoso di qualche squadra o sei qualche sport in specifico? Ho fatto nuoto... Grande Dicky. Ho fatto nuoto per praticamente tutta la vita. Sono un ex nuotatore agonista e non mi piaceva, quindi non l'ho mai seguito purtroppo. L'unico sport che seguo ogni tanto è quando ci sono tipo i mondiali di calcio. Basta, ma il calcio non lo seguo molto. Ci sono profumi alla rosa più economici, budget basso? Sì, ce ne sono un sacco. Secondo me il migliore è Oros di Diptyque, però non è tanto economico. E Geralt, benvenuto, benvenuto ragazzi. Ciao Marco, ti seguo da un po', soprattutto perché essendo un appassionato di profumi ho preso spunto da molti tuoi consigli. Grande, cosa ne pensi di molti brand di nicchia che ormai di nicchia hanno ben poco? Ho preso spunto da molti tuoi consigli. Allora, in realtà io sono abbastanza, cioè non sono contro a questa cosa, nel senso che secondo me nicchia significa che c'è una certa ricerca dietro, che non sono profumi commerciali, ma non vuol dire che un profumo artistico o comunque non designer sia di nicchia e viceversa. Penso che se un profumo arrivi a un certo punto a essere utilizzato da tanti, diventa comunque commerciale, tipo un Creed Aventus. Quindi in realtà non sono tanto d'accordo con i profumi artistici che non portano niente di nuovo, sono semplicemente cloni o flankers di altre cose per vendere, su quello non sono d'accordo, ma sul fatto che ci siano profumi di nicchia piaccioni, insomma, ci sono sempre stati. Trudy, grande, bellissima la live, la chat così.
Geralt, molti ormai stanno diventando sempre più commerciali, vero? Oppure potresti fare un profumo, ormai avrai il naso nenato e sensibile. Allora, fare un profumo, crearlo è molto difficile e io non posso farlo perché serve innanzitutto un laboratorio e serve una laurea in chimica. Bisogna essere dei chimici, ragazzi, ricordatevi che un profumo è chimica. Quindi difficile, però si può commissionare ovviamente. Quando sei direttore artistico commissioni un profumo e sicuramente lo farò. Marti, nel calcio oltre ai mondiali simpatizzi qualche squadra? Purtroppo no, ragazzi, purtroppo il calcio non lo seguo molto. Mi voglio comprare Valentino Borni in Roma, come ti sembra? Pensi sia buono? Penso sia molto buono, vale la pena. Quando dici piaccioni, intendi che piacciono? Intendo che non sono, cioè che non osano troppo, che sono fatti in modo tale che piacciono alla maggior parte delle persone. Quindi quegli accordi classici che non vanno troppo in una direzione specifica, ma che sono molto mass appealing, che sono facili, faciloni. Quale sarà la prima emoticon che farai su Twitch, Gru? Si possono fare le emoticon su Twitch? Cosa? Non lo sapevo. E come si fa? Beh, guarderò un tutorial. Guarderò un tutorial sicuramente. Com'è tra l'altro la live su Twitch? Si vede bene? Si sente bene? Tutto a posto? Lagga? C'è qualcosa che non va? C'è qualcosa che va? Fatemi sapere. In teoria mi dicono a volte che si vede meglio su Twitch. Leggermente. Sicuramente qui siamo già tutti pronti al pre-order del tuo profumo. Sarebbe interessante fare il mio profumo, eh. Sì, personalizzate per il canale. Ah, non lo sapevo. Sì, sì, va tutto liscio anche qui. Grazie, Matteo. Perfetto. Daniele Panico, ciao Marco, ti seguo da tanti anni ormai, 2019 circa, volevo solo congratularmi con te per la tua costanza e naturalezza, senza mai scadere nella retorica spicciola e nell'esprimere ciò che sei e il tuo percorso. Sei un'ispirazione, grazie ancora per tutto. Grazie a te, Daniele. Mi fai tra te e Matteo mi fate sempre un po' commuovere. Grazie, Daniele, gentilissimo. Sarebbe interessante una tua linea, infatti. Magari si può fare. Il problema della linea è che costa tanto, ragazzi, farla. Cioè, bisogna avere dei soldi da investire. Tu lo dici, ci sono anche le ricompense per i punti canali. Cioè, ci sono anche le ricompense per i punti canale. Cosa sono? Scusami. Tipo, spendo 100 punti per leggi un aforisma. Ah. Cioè, quindi uno può comprare delle cose che fa in live, praticamente. Giusto? Le live su YouTube va molto bene, sia audio che video. Ottimo, grazie Sara. Donato, secondo me questo discorso di profumi di nicchia lascia il tempo che trova. Il profumo ti deve piacere e basta, è di nicchia o commerciale. Vero. Secondo me diamo troppa importanza alle etichette, sono d'accordo Donato. Diamo troppa importanza all'etichetta nicchia, non nicchia, commerciale, designer. Cioè ragazzi, un profumo è un odore. Di cosa stiamo parlando? Se piace, piace. Ci sono profumi commerciali di designer che sono pazzeschi e hanno fatto la storia e i profumi artistici che non valgono niente. Qualsiasi persona avrebbe bisogno di almeno... Ah, scusami. Gianluca. Ciao Marco, che ne pensi Immortal Skin di Stefano Berluca? È uno dei miei profumi preferiti in assoluto. Il Vitto, qualsiasi persona avrebbe bisogno di almeno un live di Marco a settimana. Ma cos'è che vi piace della live? Che si parla, cioè insomma vi piace che rispondo a tutti, che si parla tra di noi, secondo me. Per capire, eh. Marco, ma riusciresti a vedere da quanti anni sono iscritto al tuo canale? Non riesco a ricordare. Clean Man. Mm. Sai che non penso di poterlo vedere? Mi sa che non posso vederlo. Dopo guardo se si può fare. Gru, io ti ho scoperto in un momento dove ho iniziato a approcciarmi nel mondo meditativo. Grande.
Son contento anche che ognuno di voi mi trova per motivi diversi. Questa cosa mi fa molto piacere, perché la mia paura quando ho iniziato a fare contenuti sui social è sempre stata di essere associato esclusivamente a un argomento di un certo tipo. Ah, ecco, questo è un bot, palesemente. Come si fa a toglierlo? Clicca per rispondere. Boh, vabbè, non si può togliere. Peccato. Vabbè. Trudy, guardandoti ottengo punti che poi posso spendere con azioni che decidi tu. Ma va, bello questo, bellissimo. Vedi, ha più funzioni per le live. Purtroppo il canale Twitch. Grande Daniele, Marco non è uno youtuber, è lo youtuber, ma magari, magari. Piacerebbe pian piano. Gaetano, beh certo, non sei tecnico e chimico, pensavo che tu ci metti l'idea e poi dei chimici lavorano, certo. Sì, puoi fare la parte creativa, quello sì, certo. Però devi commissionarlo, ovviamente costa tanto. Trudy, c'è un clima conviviale, per questo si sta bene, grande. Sono contento. Poi in realtà vedo che vi piace anche proprio queste live in cui si parla, ehm, non per forza dover fare qualcosa. E questo è molto importante, secondo me, perché molti youtuber, molti streamer, molta gente deve, per intrattenere, deve magari fare qualcosa, cioè giocare ai videogiochi, fare altre cose. E anche io all'inizio cercavo di creare dei format, delle cose che potessero piacervi, però ho notato che vi piace anche così, quindi possiamo fare quello che volete. Matlan, come ti sei avvicinato al mondo dei profumi? Mi sono avvicinato nel momento in cui avevo iniziato la crescita esteriore, quindi prima di iniziare la crescita interiore, quando ero più piccolo lavoravo come indossatore modello, e avevo iniziato a cercare di migliorarmi a livello esterno e i profumi erano un qualcosa che io ho sempre avuto un buon naso, quindi era un qualcosa che mi è interessata particolarmente per l'unione tra la parte interiore, la parte artistica, la parte esteriore e quindi mi piaceva tanto quella cosa di indossare un profumo e cambiare totalmente l'idea che io e gli altri hanno di me in base all'odore. Quindi qualcosa di sottile, quella cosa mi piaceva molto. Forse puoi vedere da YouTube Studio nella sezione Community. Ah, ok, adesso allora lo provo. Finisco di leggere la chat al volo, scusatemi. Matteo, ci piace il fatto che alla fine sei l'unico che ci coinvolge, che legge tutto quello che ti scriviamo, ci mette sempre al primo posto e possiamo parlare tutto con te. Questa cosa sono molto contento che l'apprezziate. Infatti io non capisco perché alcuni non leggono la chat o cose del genere, cioè per me è assurdo. Magari capisco che se stai, non so, giocando o altro è difficile, però, cioè, alla fine si è in live o comunque si è qua per la community, cioè per la gente che ti segue, se no cosa sono qui a fare? Parlo da solo. Cosa più bella è che sei spontaneo, anche se non si fa niente, riesci a mettere allegria. Grande Marta. Sara, grazie per ogni live, è bella perché ci fa sentire parte di qualcosa, ci fa confrontare tra di noi, ci fa sentire più vicini a qualcuno che sembra lontano, perché dentro uno schermo umanizza. Bellissimo, bellissimo. Salverò questa parte di live in cui mi dite queste cose e la metterò come video se riesco. Esatto, Matteo, hai detto più o meno quello che pensavo anch'io. Com'è cambiata la tua vita dopo che hai vinto Mister Mondo? Scaricate Twitch e seguite Marco, dai dai dai, grande Matteo. Sì, scaricatelo, così riusciamo a farmi affiliato. E come è cambiata la mia vita dopo Mister Mondo? Allora, io non ho vinto Mister Mondo. Attenzione. Ho vinto una fascia di Mister Italia che mi ha permesso di accedere ad altri concorsi siccome parlavo anche inglese. Quindi ho fatto anche Mister Model International, lì sono arrivato secondo, e Mister Model International mi ha permesso di fare un altro concorso che era Mister Italia. Quindi sono stato automaticamente messo come Mister Mondo Italia, rappresentando l'Italia. E la mia vita com'è cambiata? Non è cambiata, nel senso che per un po' ero finito in televisione, ero andato su Rai 2, avevo fatto un po' di cose e quindi non mi è cambiata molto, perché poi io non, cioè potevo proseguire con la televisione e iniziare magari ad andare tipo al Grande Fratello, mi avevano proposto tutti questi programmi, ma non è un mondo a cui voglio essere associato, perché secondo me la linea tra il trash e l'intrattenimento vero in Italia sono molto sottili, quindi rischi di essere marchiato di qualcosa che non ti togli più. Ed era qualcosa che non volevo fare.
Quindi ho preferito invece rispondere alle domande delle persone che mi facevano in quel momento a livello esteriore e aprire un canale YouTube, un canale social dove creo contenuti rispondendo alle domande. I canali sono partiti proprio per quello, perché dei ragazzi iniziavano a farmi domande: Marco, come iniziare il mondo da modello, come fai a avere il fisico, tutte ste robe, e ho iniziato per quello. Quindi in realtà per assurdo mi è cambiato perché ho aperto un po' i social. Marti, anche la reazione che parte all'improvviso è bellissima. Ecco, vabbè. E il Vitto, Marco, non sapendo avessi vinto anche Mister Mondo oltre a Mister Italia. In realtà pensa che per assurdo, se voglio essere trasparente al 100% con voi, non ho vinto nessuno dei due. Mister Italia sono arrivato, tra virgolette, secondo, non c'è proprio un primo, un secondo e un terzo. Sono arrivato nelle fasce principali, ma siccome era quello più internazionale e quello che parlava inglese, mi hanno portato ad altri concorsi. Mister Mondo non l'ho vinto, però Mister Model International sono arrivato secondo anche lì. Andrea Lemme, buonasera, ciao Andrea. Clean Man. Per live dipende da persona a persona, c'è chi non nulla di interessante da dire, ma magari è bello vedere e vederlo fare qualcosa. Con te è bello parlare perché si possono affrontare molteplici temi. Grazie, Clean Man, lo apprezzo molto, lo apprezzo. A proposito, mi ero dimenticato, adesso guardo se trovo quello che mi hai chiesto. Da quanto tempo sei iscritto? Vediamo. Community. E vediamo. Il mio canale. Come posso trovarlo? Il mio canale. Arrivo, sto cercando di rispondere al Clean Man per vedere se da quanto tempo è iscritto al canale. Tra l'altro siamo a 51 minuti di live senza neanche accorgermene. Donato, io vi devo salutare. Buonanotte Marco, buonanotte chat. Ciao Donato, grazie mille e ci vediamo se volete domani sera. Perché di solito faccio una seconda live il giovedì, se riesco, ma giovedì non ci sarò. Quindi se volete posso recuperarla domani. Una live magari più breve, magari facciamo altro. Se volete si può fare. Adesso rispondo a tutti, eh. Niente, non mi carica il canale, appena mi si carica te lo dico. Probabilmente ho troppo internet per la live. Con la live ci doni la cosa più importante che esista, Marco, il tempo. Adesso racchiude tutto. Marti, poi la fama dei reality è momentanea. C'è chi si distingue, ma sono pochi. Gli altri dopo un anno te li scordi, vero? Vero, vero, vero. È molto rischioso. Qualcuno più esperto ti saprà dire meglio. Io ricordo che su Twitch puoi fare i watch party, puoi trasmettere un film o una serie disponibile su Prime Video. Con i subs, se non ricordo male, potrebbe essere un'idea per il futuro quando saremo in tanti. Che bello, non lo sapevo. Sì, so che Twitch è di Amazon, quindi è collegato ad Amazon Prime. Bella questa cosa, si può fare. Matteo, direi che non hai vinto ingiustamente, Mister Mondo. Hai presente quando avresti rivoluzionato il concorso? Magari. Non so quanto sarebbe cambiato, però magari. Il punto è che con Marco si può parlare un po' di tutto. Mi fa molto piacere questa cosa. Anzi, faccio una foto. Andrea Lemme, come stanno i capelli lunghi, Marco? Li sto portando anche io lunghi grazie a te. Grande, li ho tagliati l'altro giorno. Qualche giorno fa li ho un po' spuntati per togliere differenza tra davanti e dietro e farli un po' più pieni. Vero ottimo spunto, grande Trudy. Daniele, aver resistito alla tentazione della fama e dei soldi guadagnati producendo trash alla mercé della solita grande casa televisiva, è per questi valori che ti ho sempre apprezzato. Congratulazioni ancora. Grazie Daniele. Non è facile, eh? Cioè, so che sembra magari facile, ma nel momento in cui ti arriva qualcuno che ti propone una cosa del genere e sai che può essere un qualcosa che ti fa o ti sfà, dire di no non è facile. So che sembra più facile dire di no per comfort, ma in realtà quando lo fai ti accorgi che non è comfort, ma è una scelta conscia, non è facile. Costa, che segno sei? Sono Ariete. Il Vitto ti risponde. Marco, purtroppo domani sera non credo di esserci perché sto a cena dei miei amici, ma non preoccuparti, il Vitto.
Comunque posterò tutte le live sempre come video sul canale. Se avete notato, tra l'altro, le live precedenti le sto modificando, le ho modificate in modo tale che siano con dei capitoli. Questa sarà un po' difficile da dividere in capitoli perché è tutta una chat. Però se metto i capitoli, metto un titolo diverso, metto la copertina e queste cose. Entra sul tuo canale, cliccando sul nome dovrebbe apparirti. Allora, proviamo. Se mi apre il canale, ecco qua. Vediamo. Adesso clicco sul tuo nome. Attività del canale. Ah, iscrizione effettuata 7 anni fa. 7 anni fa, porca miseria. Porca miseria. Grande. Marco purtroppo... Ah, scusami, già detto. Marco, leggi fumetti? Al momento no, Manuel. Da piccolo leggevo Papernick. Grande Gru. Questa live dei complimenti dai che facciamo commuovere Marco sto giro, ma veramente... Ah, ormai ogni live praticamente. Quanto senti di stare utilizzando la tua laurea? Da 1 a 10? 2. Io non so se ci sono, nel dubbio lo riguardo come un'altra, ma va bene, volentieri. Magari domani facciamo un'attività da streamer, che dite? Magari domani farò tipo una mezz'oretta a reagire a qualcosa. Stasera volevo reagire a qualcosa, ma... Se volete unirvi al Discord, il primo link in descrizione, rimaniamo aggiornati. Mi sono assentato un attimo, la live è anche domani e non giovedì, non ho sentito. Sì, la live la faccio domani e non giovedì. La live la faccio domani e non giovedì perché giovedì purtroppo non ci sono. Ciao Marco, che ne pensi dell'intelligenza artificiale e la usi per avere idee, ispirazione o altro? Ciao Fabri, bella domanda. E cosa ne penso? Sono molto in realtà emozionato per l'intelligenza artificiale. Sono anti-trend nei confronto all'intelligenza artificiale. Tutti la snobbano un po' o hanno paura. A me in realtà fa molto... Cioè mi dà l'idea di futuro, di innovazione. Sono contento di quello che si può fare e penso che ogni volta che l'essere umano faccia un passo avanti, anche se all'inizio fa paura perché si dice e adesso cosa facciamo noi, in realtà poi c'è sempre una soluzione, sempre una soluzione. Il link di Discord lo trovo anche qui, in teoria lo dovresti trovare, Trudy, sul mio canale l'ho messo, c'è, quando vedi tutti i miei social, tutti i link dei social, ho messo anche Discord. Se no, provo a mandarti sulla chat. Vedo se riesco a mandarti... Sì, ok, riesco a usare la chat. Ti mando direttamente il link d'invito. Server settings. Invites. E... Come si fa? Ah, edit invite link, eccolo qua. Perfetto. Niente, non riesco a inviartelo. Non mi fa fare copia e incolla, mannaggia. Ah, eccolo qua. Ce l'ho fatto. E ad esempio quando hanno inventato, non so, la macchina, quando hanno inventato il computer, quando abbiamo inventato internet, quando abbiamo inventato i macchinari, diciamo, cavoli, ma adesso cosa facciamo, cosa facciamo, cosa facciamo? Alla fine abbiamo avuto modo di concentrarci come esseri umani su altro. Dai Marco, per questo non riuscivo a ricordare, madonna, 7 anni. Dai Marco, ti stimo molto. Grazie Roman. Grazie mille.
Dai Marco, io ti stimo molto, mio padre ti chiama Santone. Ma pensa un po', ma sai che mi piace come soprannome? Way, prego, grazie Roman. Sei un grande. E metterò come canale, cioè come nome del canale Santone, mi piace. Il tempo passa troppo in fretta, questa è una delle mie paure più grandi. Vero, ma allo stesso tempo se passa in fretta vuol dire che ti stai divertendo, no? Marco, purtroppo ti devo lasciare, a presto. Grazie Elvito, grazie mille di tutto. Ci vediamo domani se ci sei, se no mi dicevi quando vuoi, se no martedì prossimo. Mac Power, ciao Marco, cosa pensi di Battiato? Hai mai ascoltato la sua musica? Purtroppo non l'ho mai ascoltata, mi dispiace, mock-up. Poi c'è per cui per live domani sera. Non ho ben capito cosa si possa fare con Discord. Bisogna scaricare qualcosa. Cosa permette di fare? Sara, Discord è praticamente un tipo Skype. È Skype o un Telegram in cui si crea tipo un gruppo di chat per aggiornarci sulle varie cose. Quindi li posto semplicemente quando posto sulle live oppure domande, idee, un po' come una nostra chat. C'è da scaricare l'app di Discord, sì. Andrea, Cleanman, anche il tempo passa? Anche se il tempo passa in fretta non bisogna avere paura, siamo eterni, abbiamo un Dio grande. Metland, l'intelligenza artificiale come ogni cosa, non è il male o bene, ma l'uso conscio che ne facciamo. Esatto, esattamente. Penso esattamente così. Come tutto. Clemen, il tempo è abbastanza lungo per realizzare quello che vuoi. La vita non è breve e che le persone ne sprecano molto. Lo dice Seneca, non io. Vero. Concordo con Gaetano e Seneca. Ragazzi, portiamo Marco nei trend topic dappertutto, Twitch, YouTube, TikTok, ovunque. Matteo, io ti farò mi faccio una maglietta con la tua foto. Guarda, un giorno lo faccio. Raffaele Mosca, secondo te, tu pensi che di essere un mio collaboratore, ma sono io un tuo collaboratore? Secondo te è meglio guadagnare meno, ma essere felice del proprio lavoro o guadagnare di più? Non ha senso, secondo me. Allora, in realtà è una domanda interessante, perché la risposta scontata che mi è venuta subito è non ha senso lavorare se non sei felice, ma allo stesso tempo penso che il lavoro non debba per forza essere tutto nella tua vita. Quindi potenzialmente l'equilibrio forse è la cosa migliore. Uno può anche lavorare, fare qualcosa che magari non gli piace troppo, ma farselo piacere e capire che il lavoro non è tutto nella vita. Allo stesso tempo, se riesci a trovare qualcosa che è più facile per te farti piacere, è meglio ancora, no? It's Roman, ah, peccato, recuperatelo è un personaggio interessantissimo. Lui ha approfondito molto le conoscenze sulla spiritualità e conoscenze profonde. Battiato era molto curioso, ma sai che non lo sapevo? Puoi guardare qualche sua intervista o leggere il suo libro. Ma me lo segno, non ne avevo idea. Non ne avevo idea. Interessante questa cosa, non pensavo che in Italia ci fosse gente spirituale. Già letto. Fabri, condivido molto, infatti spesso uso le AI per pormi delle domande, per farmi scavare a fondo nelle cose che voglio affrontare, cose che non sempre riesco a fare da solo in compagnia. Fai bene, fai bene, fai bene. Penso anzi che farsi domande e soprattutto utilizzare l'intelligenza artificiale per porsi le domande giuste sia una cosa molto molto utile. Matteo, 6 euro, grande, grazie mille. Non dovevi, sempre gentilissimo, Matteo. Faccio così. Ormai è un meme sta cosa. Pazzesco. E scusatemi, adesso rispondo a tutti. Però l'intelligenza artificiale può essere molto aiuto per le persone sole, da non sottovalutare questo aspetto. Possono aiutare a ricordare, a motivarti, dare consigli e confortarti. Concordo. Io sono molto pro. Ragazzi, vi ringrazio, ma non essendo credente, l'unica cosa della mia vita che ha attenuato questa cosa è la nascita di mio figlio. Ma il tempo vola. Ma vero, concordo, ma non è questione di credere o non credere, Clean è questione di alla fine vedere la vita un po', eh, rispondere un po' alla vita come ti è più utile, diciamo così. Però capisco quello che vuoi dire, certamente. Gaetano, Marco, devi ascoltare Battiato, anche perché credere o non credere alla fine siamo tutti sulla stessa barca, no? È comunque qualcosa che non possiamo sapere. Gaetano, Marco, devi ascoltare Battiato, è troppo importante, magari non diventerai fan mai ad ascoltare, ma me lo sono segnato. Lo ascolto volentieri, Gaetano.
It's Roman Battiato parla molto di meditazione e spiritualità. Nel suo libro dice che lo ha cambiato molto leggere il libro tibetano dei morti e il Kybalion. Ok. Ho letto anche un libro sulla morte di Sadhguru, però, e questi non li conosco. A me ha cambiato molto andare in India. Marco, io vado, se riesco faccio un salto domani. Notte a tutti. Grazie mille, volentieri. Sì, tra poco chiudo anch'io la live, anche perché la batteria della videocamera non è infinita. Rispondo alle ultime cose. E poi domani, se volete, faccio un'altra live e magari facciamo una reaction a qualcosa. Jetpack 777, pensi che in fu alla fine hai giocato a Zelda? Ho giocato a Zelda alla fine, bellissimo. Zelda, ragazzi, bellissimo. I videogiochi sottovalutati nel mondo dell'arte. Conosci la meditazione del gateway process? Cosa ne pensi? Non la conosco la meditazione del gateway process, però dal nome mi sembra un'etichetta abbastanza importante. Occhio all'etichetta nel mondo della spiritualità, ragazzi, perché magari si va a creare un'esperienza più mentale che meditativa. Però mi informo. Il lavoro può essere una passione, ma anche un mezzo per realizzare altre passioni. Esatto, concordo. Ti ringrazio per la spiegazione su Discord, figurati Sara. Matteo, sempre il pazzesco. Si può essere spirituali senza credere nel metafisico o in ciò che non si vede o sente? Certo, anzi, essere spirituali vuol dire che non credi a niente. Vuol dire che hai accettato di non sapere. Credere significa che in qualche modo pensi di sapere. E anche non credere, in qualche modo pensi di sapere. Cioè hai delle conclusioni, delle convinzioni. Spiritualità significa accettare al 100% che non hai idea di chi sei e di quello che stai facendo, del perché sei qua. Se non hai idea di quello che stai facendo, automaticamente inizi a cercare. Non hai la porta chiusa. Se inizi a cercare, vuol dire che sei entrato nel cammino spirituale. Ma te posso lasciarti il mio IBAN? Fabri, stasera purtroppo ho tempo limitato. Grazie Marco per le risposte. Mi aspettavo un video sulle AI, ad esempio come lo utilizzo nel quotidiano. Magari lo farò volentieri. Se volete martedì prossimo che c'è la presentazione Apple, possiamo parlare di quello, come diceva Matteo. Andrea, Marco, visto i tuoi video sulla tua spiritualità, credo che questo aiuta molto nella vita. Io credo a un Dio che ci lasci liberi se accettare il suo amore e fare la sua volontà oppure no. Ci sta Andrea Lemme. Magari parlerò un giorno anche della religione e del credere. Farò un video a riguardo. Sara, non temi che l'intelligenza artificiale porti ad allontanarsi dall'umano? Si vedono infatti video con l'intelligenza artificiale che sembrano reali. No, perché penso che comunque l'intelligenza artificiale, come tutta la tecnologia, sia frutto dell'essere umano. Quindi è più umano di tante altre cose. Se li lasci lì, ma al massimo è lui che dà soldi a te. Matteo, la telecamera di Marco... Aspetta. La telecamera di Marco è una nostra nemica, non c'è niente da fare. Compriamo una batteria di riserva, portiamola a casa di Marco. Devo comprarmi la batteria dummy, si chiamano. Sono quelle batterie che sono direttamente attaccate alla corrente. Il problema è che non ho un attacco alla corrente perché ho tutto il resto attaccato. Laura, ciao, scusa la domanda, che si allontana dall'argomento spiritualità, ma ha a che fare con internet. Visto che ho visto che viaggi, sai cosa sta succedendo in Inghilterra con l'accesso a internet? No, non ho idea di cosa stia succedendo. Farlo con questa velocità. Fammi vedere cosa sta succedendo in Inghilterra con internet. Anzi, faccio vedere anche voi, no? Se volete. Vedete? No, non vedete. Eh, tac, tac. Vedete? Wow, Britain goes to war with the cesspit of the internet. Wow, non lo sapevo. Anzi, chiediamo a Gemini. Ho proposto intelligenza artificiale. E niente, non mi risponde. 16 giugno, i clienti italiani Win 3 non possono più usare servizi di roaming. Vabbè, insomma, non ho capito bene, però c'è qualcosa di strano.
Trulli 98, cosa pensi della morte? Pensi che ci sia qualcosa dopo o il vuoto? Questa è una domanda molto, molto, molto pesante e si entra sempre nella categoria, secondo me, del eh, per quanto io possa parlarne, comunque sono storie che non darebbero mai una vera verità. Cioè sono storie che si aggiungono e uno può crederci o non crederci, ma il problema è che crearsi queste cose nell'immaginazione va forse solo a rovinare l'esperienza, no? L'esperienza stessa. Quindi secondo me è meglio a volte rimanere con il dubbio, con la domanda aperta in modo tale da cercarlo di per sé, perché alla fine la morte è comunque non è un concetto astratto, è un'esperienza soggettiva. Quindi per quanto uno possa parlare della morte altrui, quella è una cosa, ma la morte di sé, quella è una cosa interiore, è una cosa nostra. Però ci farò un video magari. English, cosa ne pensi delle manifestazioni? Tipo quelli che manifestano il ritorno di un ex o una cosa specifica nella loro vita? Penso che manifestare significhi semplicemente, English gentleman, di portare il focus su una cosa specifica. La nostra mente è molto forte, crei un po' un nostro filtro, quello che dicevo prima. Quindi nel momento in cui vuoi manifestare quello che semplicemente è come funziona il mondo. Cioè quando ti concentri su qualcosa inizi a filtrare e a vedere solo quella. E potenzialmente non è che l'attrai, è che un po' si crea il tuo mondo, no? È quello che viene definito karma nello yoga. Quindi potenzialmente può esistere, ma non è una magia. È come funziona il mondo. Dal mio Baus, cos'è l'etichetta che è interessante? Etichettare, ragazzi, significa dare per forza un nome a tutto. Ed è un problema, perché si chiude quella cosa lì invece di rimanere aperti. Manuel, hai inserito nella tua biblioteca di musica rilassante il genere synthwave o il symbol jazz, effetto noir investigativo. In tal caso ti consiglio il synthwave, richiami film anni 85. Non lo conosco. Al momento sto ascoltando una musica giapponese e magari un giorno mi farò ascoltare la musica che ascolto. Quello può essere carino se vi può piacere. Una ragazza giapponese si chiama Ado, è pazzesca. Ho letto che hanno messo le leggi restrittive per accedere a internet. Pazzesco. Cioè, questo è incredibile nel 2025. Non ti farebbe star meglio trovare un proprio credo a riguardo? Ne hai creato uno che ti fa stare relativamente tranquillo? No, penso che non bisogni stare tranquilli a riguardo. Se stai tranquillo riguardo a questa cosa, significa che non l'hai accettata. Significa che stai scappando un po' da quella cosa, no? Non ha senso, secondo me, scapparci, perché vuol dire che fai finta che non esista o che sia qualcosa di bello o di brutto. E secondo me dare etichette, come dicevo prima, riguardo a qualcosa del genere, di così esistenziale, penso non abbia senso. Anche perché alla fine attorno a noi la morte dov'è? Cioè, se ci pensi un attimo a livello esistenziale, Trudy, un morto l'hai mai visto? Cioè, un morto nel senso una persona morta, non parlo di un corpo, parlo di una persona che non c'è più. No, non l'abbiamo mai vista. Io la morte non l'ho mai vissuta, quindi potenzialmente a livello mio non possiamo neanche dire che esiste. Quindi è un po' un concetto che abbiamo inventato. Se ti guardi attorno c'è solo vita, vita, vita e solamente vita. E vita che torna a essere vita in qualche modo diverso. Quindi è un'esperienza propria. Sono curioso di vedere come titoli la live. Abbiamo parlato di 3000 cose diverse. Non la titolo. Semplicemente penso che lascerò. eh, la lascerò, rispondo a tutti. Laura K. Ho letto che hanno messo leggi. Ah, scusami. Clean Man, certo, vivere con l'idea di una rinascita, di un al di là, fa vivere in maniera diversa, ma essere a metà delle aspettative, meglio di vita, e questa metà è volata e delirante, ma è la vita. Però poi ovviamente uno vuole vivere per quanto può nel migliore dei modi e il più lungo possibile, quello è certo. Non ho ancora trovato YouTube che lo spieghino. Scusa, vedi in italiano. Infatti ho cercato un attimo su internet ma non ho trovato molto. Dopo guardo meglio. Io vorrei tanto manifestare che la gente idiota sparisca, ma non so se ci riuscirò mai. Invece che manifestare gente idiota che sparisca, prova a manifestare il poter reagire a queste persone nel modo migliore e non essere infastidito dalla gente idiota, perché quella la troverai sempre, ma sempre. Sì, musica, argomento interessante, ottimo. Grazie Marco, solterò il tuo video con piacere, visto che si parla di musica posso consigliare ascoltarti le orme gruppo prog prova, va bene? Li ho già sentito. Credi in Dio? Già detto prima, GP. Purtroppo non credo nel credere e nel non credere. Penso che credere sia una falla di per sé e il non credere è ancora peggio.
Ti capita di pensare in inglese? Certo, visto che hai cercato subito la notizia in italiano. Ti succede mai? Sì, quando tutto ciò che riguarda internet, essendo cresciuto con l'inglese, faccio in inglese. Dai ragazzi che siamo due fissi su Twitch, dai su. No Matteo, ci sono anch'io, sono sulla chat YouTube. Grande Marti. Grande Matteo che... ho scoperto che posso mettere moderatore qualcuno. Matteo sei il più propenso al momento, eh? Prossima volta ti metto moderatore, mi raccomando. Se iniziamo a essere in tanti nelle live, volentieri. Ma ti capita di pensare in inglese? Ah, scusami, ci ho detto. E le ultime domande, ragazzi, perché ho poca percentuale di batteria ed è ormai un'ora e un quarto di live. E ti invio il link, lo apriresti? Di cosa, scusami, Manuel? Mi sono perso. Ah, il primo minuto, senti e cosa ne pensi? Facciamo così, Manuel, me lo scrivi su Discord e così la prossima volta che facciamo la live, magari domani, possiamo parlare di musica e lo facciamo. Domani magari parliamo di musica, vi faccio vedere le cose che ascolto. Se una volta ho visto mia nonna 95 morte, ero molto piccolo. Quello è un corpo. Hai visto il corpo di tua nonna che non c'è più, ma non hai visto lei morta. È quello che intendo. Come si inizia a praticare la gratitudine per persone che sanno di non apprezzare nulla di ciò che hanno e vogliono iniziare a cambiare rotta? Jetpack, la gratitudine non è necessaria se è uno sforzo, è un ottimo esercizio per provare a utilizzare in modo conscio i pensieri, ma allo stesso tempo penso che bisogna prima lavorare sul rendere i pensieri più consci e un po' più distanti, perché se fai fatica a utilizzare magari uno strumento come la gratitudine, probabilmente è perché sei ancora immerso tanto nei tuoi pensieri, quindi consiglio magari di meditare prima, iniziare un percorso meditativo. Non so, io ci spero, se no sta vita è sofferente per nulla. L'argomento è complesso da scrivere in pochi caratteri, no? Ma ti capisco, Laura. 20-25 anni fa ero in forum e quando ci si raccontava, ci si domandava quanto le persone cercavano di scrivere bene, con educazione, eccetera. Ma non è tutto sofferente, in realtà noto che più esco dalla mia testa e meno sofferenza trovo, ti dico la verità, che tanta sofferenza è molto autogenerata. Gaetano, molto più cura il tuo discorso sulla morte. Gestione della finanza personale, fare qualche video. Anni fa avevi fatto qualcosa, se non erro, aggiornamenti. Avevo fatto qualcosa e alla fine è rimasto uguale, quindi non ho mai avuto da aggiornare perché è rimasta così la situazione. Però magari lo farò. E semplicemente non c'è molto. Cioè io ho un piano d'accumulo che sarà la mia pensione, perché non mi fido molto dello Stato italiano che me la dà, come, che mi porterà alla pensione, e quindi me la faccio da solo. Stasera là è bella lunga, vero? Ti lancio una batteria da Caserta a Peschiera, così rimani ancora. Troppo gentile, Marti. Caserta, caspita. Manuel, non ho Discord, il tuo account, intendo. Grazie mille, Yves. Grazie per essere iscritto. Follower raggiunti 37 su 20. Come 37 su 20? Grazie per avermi seguito, ma com'è possibile? Abbiamo raggiunto il nostro grazie a tutti. Com'è successo, scusa, che 37 persone sono iscritte? Cos'è successo? Quando prende follower lo perdiamo per qualche secondo. Ma non so com'è possibile. Spero che non siano bot. Spero che non siano bot perché sono tutti nomi strani. E tutti così in un colpo. Mannaggia, speriamo di no. Vabbè. In caso se ci siete fatemi un colpo in chat. Torno a rispondere, scusatemi. D'accordo su tutto con te. Vedete. Mannaggia. Sì, dai, domani live sulla musica che ascolti. Volentieri. Ah, il tuo account, perdonami Manuel. Allora, il mio account Discord si chiama... c'è sul profilo, sul video, sulla live,
nella descrizione il primo link, Discord, e c'è il link. Saranno gli utenti di prima forse? Spero di sì, ma penso di no, la Marti. Penso che qualcuno mi abbia voluto fare uno scherzo e darmi questi iscritti qua, che sono bot. Mannaggia. Vabbè, non so perché l'abbiano fatto. Non siete stati voi, vero? Marti, io la gratitudine inizialmente la praticavo. Sono nomi strani, arrivati tutti assieme, sì. Speriamo non siano bot. Mi sa che sono bot, cavoli. Ma non so perché, c'è chi è che fa una roba del genere. Io la gratitudine inizialmente la praticavo scrivendo cosa era successo di positivo in quella giornata. E fai bene. Però le animazioni così sono belle. Lo so. Infatti adesso continuerà per 37 volte. Io purtroppo non so se riuscirò ad esserci, Marco, ma tanto so già più o meno cosa ascolti. Va bene, ma intanto comunque la metterò. Lo so, Trudy, mannaggia, mi dispiace anche a me. Chissà perché. Perché poi non serve a niente avere follower bot. Anzi, ti rovinano solo l'engagement. Che peccato. Se non è un argomento troppo forte, se vuoi approfondire il discorso sul lato morte, siamo abituati a vederla solo in un mondo materiale. In mondo materiale. Magari ci farò un video su YouTube dedicato. Me lo segno. Me lo segno. Scusate. Ho pochissima batteria. Rispondo agli ultimi. Il video da piccolo mi spiaceva che la gente morisse nei film, ma poi ripetevo, stanno bene, era un film. Quello è vero. Ma come fanno a fare sti bot? Ma non lo so, ma infatti che roba, cioè, speriamo non siano troppi. Fantastico quando ti avvicini allo schermo per leggere. Sì, perché è piccolino. Gaetano, io invece credo morisse davvero gli attori per fare film di guerra. Sarebbe abbastanza complesso fare l'attore. Se avessi tutto l'occorrente per alzare ulteriormente la sticella del canale, cosa faresti come cose nuove? Ma in realtà sai che non lo saprei, Jet. Ci penso ogni tanto che tipo di video potrei fare, però alla fine in realtà i video piaccioni, intrattenenti per guadagnare tante persone non sono tanto il tipo, cioè non mi vengono naturali e non so farli. Quindi alla fine noto che forse è meglio essere me stesso, fare video così, fare le live così, chiacchierare con chi vuole e, e poi se qualcuno vuole seguirmi bene, se no niente. Però per alzare l'asticella, non lo so, perché ci provo in continuazione. Non saprei in questo momento. Il vitto è un lavoro pericoloso. I capelli di Marco vogliono fare un SMR con il microfono. Oh, oddio. Fermate questi bot. Ma che palle, ma perché sti bot, mannaggia. No, come 297 follower? Ma dai. No. Ma perché? Non si possono eliminare gli iscritti al bot? Spero di sì. Spero di sì. Poi li devi eliminare uno a uno. Spero, non lo so, non so neanche se si possono eliminare. 297, ma li puoi eliminare? Spero di sì, ragazzi. Cioè, se no, è veramente devo reiniziare un canale nuovo. Se no, devo iniziare un canale nuovo perché è rovinato così. Cioè, così è rovinato. Perché poi avere tre persone in chat con 297 iscritti, cioè, che non so perché qualcuno ha voluto fare una roba del genere. Mannaggia. Una cosa importante è che la morte insegna: potrai essere imperatore, ricco e famoso, ma quando arrivi alla tua fossa sarai uguale agli altri, vero Manuel? Controlla che non abbiamo preso il controllo del canale. Marco, mi hai pensato di scrivere canzoni? In futuro magari lo farò. La musica mi piace. Sto facendo canto e ho il 5%, ragazzi. Devo scappare. Ma dai, no, ci sarà sicuramente una soluzione. Adesso chiudo la live e vedo cosa sta succedendo. Ma su YouTube o la viola? Sulla viola, per fortuna. Sono i miei inglesi americani?
No, sono nomi tipo di bot, cioè sono nomi, vedi, tipo tutti cifre inutili. Twitch. Ti auguro una serena notte Marco, grazie per tutte queste live che ci doni, continua a donarci, noi ci staremo con nostra presenza. Grazie mille Sara, volentieri. Grazie alla meravigliosa serata, è stato un piacere stare qui con voi la prima di una lunga serie. Grande Metalan, sei sempre il benvenuto. Quanti argomenti? Ciao, buonanotte, grazie Laura. Ah, Twitch, sì. Gaetano, va bene, buonanotte Marco, buonanotte a tutti. Non c'è modo di poterli accettare, gli iscritti vanno in automatico. Vanno in automatico. Ciao Marco, grazie mille a tutti. Adesso provo a vedere cosa fare. Spero che il mio ritorno tu non sia diventato canale di spam di cripto. Mamma mia, veramente. Che ansia, adesso provo a vedere cosa fare. Marco, ultima cosa, ma sei più incline al socialismo o al liberalismo? Così. Non mi inclino, diciamo così. Ne parleremo, dai. Ciao caro, buonanotte. Ciao ragazzi, ci vediamo domani se volete, se ci siete, se no ci vediamo martedì prossimo. Buonanotte ragazzi, grazie mille di tutto, grazie ancora per le donazioni. Se volete iscrivervi a Discord, in descrizione c'è il link, così rimaniamo, vi aggiorno su quando farò le live. Grazie mille Trudy, dai ce la farai, buonanotte, grazie Trudy, grazie a tutti ragazzi. Marco, ultimissima cosa, qual è il tuo numero preferito fortunato? Oddio, addirittura devo avere un numero fortunato? Ma i numeri ragazzi, i numeri non ce l'ho, però se devo dirtene uno al momento ti dico 7. Tienici aggiornati, va bene, volentieri. Non mettiamo i numeri anche quelli su un piedistallo, mi raccomando. Dai, vado a togliere sti bot. Mannaggia. Grazie anche il mio. Grande Vito. Ariete. Dai, buonanotte ragazzi. Buonanotte a tutti. Sembra una mamma che guarda le sue creature. Ciao ragazzi.